Anche oggi ci ritroviamo nel mio canale per organizzarci e iniziare insieme un nuovo progettino molto semplice, veloce da realizzare, che mi è piaciuto molto perché queste sfumature mi hanno proprio meravigliato. Io voglio realizzare una cappa aperta, praticamente è una mantellina messicana e è un punto molto facile, sono 8 mi sembra, adesso li contiamo insieme, 1, 2, 3, 4, 5, dovrebbero essere 8 spicchi e ho utilizzato una lana che mi è appena arrivata, ho fatto una recensione qualche giorno fa e mi è piaciuta molto, ho deciso di preparare subito un progettino. Questa è la lana che ho già fatto una recensione, sono 100 metri ogni 50 grammi di filato, è un misto mohair, lana e cotone e acrilico, ha delle sfumature veramente romantiche. Io ho deciso di abbinarlo con un filato color porpora, sempre della Easy Yarn. Vi metterò il link nel video, sotto il video, nel box informazioni. E niente, cominciamo con il progetto. Vi spiego un attimo, saranno, se non erro, 22 giri. Adesso vedo più o meno, perché la sto facendo, quindi non saprei a che giro mi fermerò. È molto facile, ci saranno gli aumenti su ogni giro e vedrete che andando avanti nel lavoro vi ritornerà molto facile la lavorazione. Quindi iniziamo dallo scollo e proseguiamo fino a una lunghezza e una larghezza che possa andare bene con una mantellina. Io adesso vi farò vedere i primi giri in modo che voi comprendiate bene come viene fatta la mantella, il procedimento e l'aumento, poi saranno giri tutti uguali fino alla lunghezza desiderata. Mi servirà inoltre un uncinetto del 5,5 che io lavorerò sia la lana sfumata che la lana tinta unita sempre con il 5,5 e una forbice per tagliare i fili e nasconderli. Per farvi vedere il procedimento utilizzerò una lana in tinta unita per farvi vedere meglio la lavorazione. Ho fatto il mio nodo d'inizio e farò una catenella di 43 maglie, di 1, 2, 3, 4, 5, ecco le 43 catenelle. Ora vado a fare altre 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, carico il filo, vado a fare una maglia alta nella sesta catenella contando dalla prima 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ecco qua. E questo è il primo punto V dell'inizio di un lato della mantella. Ora facciamo una catenella, carico il filo, salto una maglia di base nella prossima maglia alta, una catenella, carico il filo, salto una maglia nella prossima maglia alta, una catenella, carico il filo, salto una maglia, una catenella, nella prossima una maglia alta, una catenella, una maglia alta nella stessa maglia di base, quindi il secondo punto V. Riprendiamo
dal primo punto V, una catenella, carico il filo, salto una catenella di base nella prossima maglia alta, un attimo, una catenella di separazione, carico il filo, salto una maglia, nella prossima una maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, salto una maglia, nella prossima vado a fare il punto V, una maglia alta, una catenella, una maglia alta nello stesso punto di base. Questa è la sequenza che dovete fare fino alla fine del giro. Quindi ogni punto V, tra un punto V e l'altro ci saranno 2 punti alti separati da una catenella e in totale si formeranno 3 archi, 1, 2 e 3. Ci troviamo alla fine del giro. Siamo alla fine del giro. Faccio l'ultima catenella e l'ultimo punto V, saltando una maglia di base, nell'ultima catenella vado a fare il mio punto V, quindi una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Questo lavoro si esegue in giri di andata e ritorno. Ora giro quindi il mio lavoro, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, entro nel punto V e faccio una maglia alta e questo sarà il primo punto V. Il primo e l'ultimo punto V della mantella verranno lavorati non tutte le maglie alte dentro all'arco sottostante, ma una maglia alta nell'arco, una catenella e una maglia alta sull'ultima maglia sottostante. Ora andremo a fare un giro di maglie alte e di aumenti dove ci sono i punti V. Quindi ora carico il filo, faccio maglia alta sulla maglia alta sottostante, maglia alta nella catenella dentro l'archetto di una catenella, maglia alta sulla maglia sottostante, maglia alta dentro l'archetto, maglia alta sulla maglia alta sottostante, maglia alta nell'archetto, siamo sul punto V, maglia alta sulla prima maglia del punto V sottostante, punto V nel punto V, carico il filo e qui c'è l'aumento, entro nel punto V, faccio una maglia alta, una catenella e una maglia alta nel punto V, una maglia alta sulla maglia alta del punto V sottostante, e ora ricominciamo, una maglia alta nell'archetto, dentro l'archetto, una maglia alta sulla maglia alta sottostante, una maglia alta nell'archetto, una maglia alta sulla maglia alta sottostante, una maglia alta nell'archetto, siamo sul punto V, una maglia alta sulla maglia alta del punto V sottostante, un punto V nel punto V dentro il punto V, quindi una maglia alta, una catenella e una maglia alta dentro il punto V, una maglia alta sulla maglia alta del punto V sottostante. Ecco, proseguite il giro in questo modo, ci ritroviamo alla fine del giro. Sono sull'ultimo punto V sottostante, ho fatto la maglia alta, ora carico il filo, entro nel punto V finale, faccio la mia maglia alta, una catenella, l'altra maglia alta non la farò dentro l'arco ma la farò
erano praticamente 5 catenelle, l'andrò a fare nella quarta, 1 2 3 qui, nella quarta catenella. Questo secondo giro. Giriamo il lavoro e iniziamo il giro che poi sarà ripetuto fino alla lunghezza desiderata, cioè come questo giro che vi spiego adesso andrete a ripetere lo stesso giro fino alla lunghezza desiderata e vedrete che la mantellina prenderà la forma circolare e gli aumenti verranno spontanei. Allora, prima punto V, mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, una catenella di separazione, non vado sulla maglia del punto V, entro nel punto V sottostante e questo è il mio primo punto V laterale. Ora andiamo a fare una maglia alta sulle prossime 4 maglie alte, quindi 1 2, una su ogni maglia alta sottostante, 3 e 4, una catenella di separazione, salto una maglia sottostante, carico il filo, vado nella seguente maglia alta, qui si verrà a fare un quadretto, faccio alte 3 maglie alte, una su ogni maglia alta sottostante, 2 per un totale di 4, quindi avremo 4 maglie alte a destra e 4 maglie alte a sinistra del quadratino che risulterà perfettamente centrale e mi ritroverò sul mio punto V. Quindi carico il filo, faccio l'aumento, entro nel punto V, una maglia alta, una catenella e una maglia alta dentro il punto V. Ora ripartiamo da qui, quindi 4 maglie alte sulle prossime 4 maglie alte sottostanti, una per ogni maglia, 2, 3, 4, 1 catenella, salto una maglia alta sottostante e vado nella prossima e faccio una maglia alta, la seconda, la terza e la quarta, ed ecco che mi ritrovo sul mio punto V. Quindi carico il filo, entro nel punto V e faccio punto V, una maglia alta, una catenella e una maglia alta e riparto a contare altre 4 maglie alte, una maglia alta, 2, 3 e 4, una catenella di separazione, salto una maglia di base, nella prossima maglia alta, vado avanti con questa lavorazione fino alla fine del giro, ci troviamo qua per chiudere il giro. Sono alla fine del giro, faccio il mio ultimo quadratino centrale, una catenella, carico il filo, salto una maglia di base, vado nella prossima, faccio una maglia alta e comincio a contare 1, 2, 3 e 4, sono sull'ultimo punto V, carico il filo, entro nel punto V d'inizio, faccio il punto V, quindi una maglia alta, una catenella e l'ultima maglia la vado a fare sulla terza catenella del giro precedente che sostituiva la maglia alta. Ok,
Allora, gli spicchi sono 7, scusatemi, ma il campione questo, cioè l'ho fatto ieri sera e l'ho fatto di getto fino a tardi, non ho neanche contato gli spicchi. Allora, questo diciamo che questo terzo giro è quello più importante, in cui vengono suddivisi gli spicchi, il quadratino centrale e gli aumenti. Dal quarto giro in poi noi continueremo a lavorare con lo stesso sistema e si verranno a creare gli aumenti da soli. Allora adesso vi faccio vedere un giro. Ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, entro dentro al mio V sottostante, faccio il punto V. Ora cominciamo a fare le nostre maglie come si presentano, maglia alta su una maglia alta e arriviamo fino al quadratino, maglia alta su maglia alta. Naturalmente se prima avevamo 4 maglie alte, ora ce ne troveremo 5, non contando mai però il punto V. Quindi non contiamo il punto V, 1, 2, 3, 4 e 5 e siamo sul nostro quadratino. Praticamente gli aumenti nascono con questo procedimento, nascono da soli. Dove c'è il quadratino faremo un altro quadratino, quindi una catenella, carico il filo e vado sulla maglia alta sottostante, faccio il mio quadratino e proseguo. 1, vedrete che dopo fate senza contare anche, perché quando sarete sul quadratino farete il quadratino e quando sarete sul punto V farete il punto V, quindi vedrete che 2, ce ne sono 5 qua, che poi non conterete neanche. 3, verrà spontaneo, naturale. 4 e 5, ecco che siamo sul punto V. Siamo sul punto V. Carico il filo, vado a fare il punto V dentro al punto V, quindi una maglia alta, una catenella, una maglia alta dentro il punto V sottostante e riparto con le mie maglie alte. Farò maglie alte fino al quadratino, poi catenella di separazione e riprenderò con le maglie alte fino al punto V. Punto V dentro punto V. Ecco, questo è il giro, il quarto giro. Proseguirete con questa lavorazione fino alla vostra lunghezza desiderata. Io adesso lo vado a fare anch'io, perché qui io sono solo all'inizio, non ho finito. Quando avrò finito i giri necessari per arrivare alla lunghezza desiderata della mia mantella, ci rivediamo qua e continuiamo. Fate conto che la mantella non è finita qui, sarà aggiunto un bordo anche piuttosto importante e quindi calcolate che nella vostra lunghezza ideale, poi qui in fondo aggiungeremo con il colore tinta unita, aggiungeremo un bel bordo. Ok, proseguo col mio lavoro. Poi quando ho finito lavoreremo direttamente sulla nostra mantella, non più con il campione in tinta unita. Sono arrivata al 20° giro di aumenti. La mia mantellina ha raggiunto una buona misura. Ora faremo altri 2 giri, però diversi. Infatti adesso vi farò vedere a fare gli ultimi 2 giri, dopodiché cambieremo il colore, inizieremo ad usare la tinta unita per fare la bordatura di questa mantella. Quindi prendiamo il nostro uncinetto, poi diamo una misuratina alla mantella. I 20 giri con la lana che ho usato io mi danno circa 37 centimetri. Arriveremo circa a 40 con gli altri 2 giri lavorati con la lana Fantasia e poi in più la bordatura, il bordo, faremo una bella punta lavorata. Adesso partiamo, quindi prendiamo il nostro lavoro. Un uncinetto sempre del numero 5,5. Qui facciamo ancora comunque l'aumento
quindi ci alziamo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più una catenella, carico il filo, entro nella V sottostante, faccio una maglia alta. Ora andremo a fare maglia alta su maglia alta fino ad arrivare qui dove avevamo fatto il quadratino vuoto, quindi maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Sono arrivata al quadratino, ho fatto l'ultima maglia alta prima del quadratino. Nel quadratino che era di una catenella andiamo a fare una maglia, semplicemente una maglia alta, e ricominciamo a lavorare l'altra metà dello spicchio. Poi quando siamo nelle vicinanze qui dell'altro aumento ci fermiamo alla penultima maglia alta, poi vi faccio vedere. Mi sono fermata alla penultima maglia alta prima di arrivare sulla V, il punto V di aumento. Salto una maglia alta, carico il filo e vado nel punto V a fare un punto V, quindi una maglia alta, una catenella, un'altra maglia alta nel punto V sottostante. Carico il filo, salto ancora una maglia alta, vado nella prossima. Cerchiamo di dare un po' di rotondità sul fondo della mantella della cappa, e anche il giro dopo sarà fatto per togliere un po' la punta che è venuta a crearsi con gli spicchi. Quindi proseguiamo anche questo secondo spicchio con maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Quando siamo nel quadratino dentro facciamo una maglia alta dentro il quadratino di una catenella e proseguiamo così fino alla fine del giro. Siamo alla fine del 21° giro, faccio l'ultima maglia alta sopra la maglia alta sottostante, carico il filo, entro nel punto V, faccio una maglia alta, catenella, una catenella, maglia alta nella terza catenella del punto V sottostante. Ora giriamo il lavoro ed eseguiamo il 22° ed ultimo giro con la lana sfumata. Allora ci alziamo con una catenella di 3 maglie, carico il filo, non faccio più la catenella del punto V, vado direttamente su una maglia alta e qui non c'è più l'aumento. Ed ora andiamo a lavorare ancora maglia alta su maglia alta fino al prossimo V, fino al prossimo punto V che segnerebbe l'aumento e che ora andremo a riassorbire per dare la forma un po' rotonda alla nostra mantella, togliendo un po' di punta. Quindi arriviamo fino all'altro punto V. Siamo arrivati all'ultima maglia alta prima del punto V. Ora facciamo anche la maglia alta del punto V, maglia alta su maglia alta. Nel punto V dentro non facciamo il punto V, facciamo solamente una maglia alta. C'è un nodino qua. E andiamo a fare un'altra maglia alta sulla maglia di sinistra del punto V. Quindi non andiamo a fare l'altra maglia alta e l'altra catenella dentro il punto V, e quindi togliamo l'aumento e proseguiamo maglia alta su maglia alta. Quando arriviamo all'altro punto V, che è questo,
facciamo maglia alta sulla maglia alta dentro il punto V, maglia alta sulla maglia alta e proseguiamo mantenendo una maglia alta su ogni maglia alta e arriviamo alla fine del giro lavorando in questo modo. Quando arriverete alla fine del giro farete questa maglia, la penultima maglia alta sulla maglia alta sottostante, non farete più la catenella e farete un'altra maglia alta finale nella terza catenella che aveva sostituito la prima maglia alta. Poi spezzerete, taglierete il filo, nasconderete tutte le codine dei gomitoli, io ne ho usati 6 e ci vediamo dopo che inizieremo con la tinta unita a lavorare una bella bordura intorno a questa cappa. Sono alla fine del 22esimo giro che io lavoro con la maglia fantasia. Vi faccio vedere comunque a terminare il giro. Sono sull'ultimo punto V sottostante, carico il filo, entro nell'ultima maglia alta e faccio una maglia alta. Non farò più la catenella del punto V, carico il filo, faccio una maglia alta nella terza catenella della V sottostante. Ecco, adesso noi tagliamo il filo perché abbiamo finito di lavorare con la lana fantasia, poi fermeremo a fine lavoro, fermeremo tutti i fili, nasconderemo i fili. Ora giriamo il nostro lavoro ed iniziamo con la tinta unita, con la lana tinta unita. Allora, adesso noi andremo a fare un giro di mezze maglie alte, una maglia alta su ogni maglia, una mezza maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Ma per fare il nostro motivo che seguirà abbiamo bisogno di 12 aumenti, quindi distribuiremo un po' qua, un po' là, distribuendo un po' omogeneamente 12 mezze maglie alte in più. Quindi adesso mi attacco col mio filo tinta unita sulla prima maglia alta, quella che abbiamo appena finito di lavorare, con una mezza maglia bassa, poi andremo a nascondere i fili, mi alzo con 2 catenelle che sostituiscono la prima mezza maglia alta e comincio a lavorare le mie mezze maglie alte, una su ogni maglia alta sottostante. Io adesso vado avanti un po', poi farò l'aumento, uno dei 12 che distribuirò nel mio giro. Magari fatene uno su ogni spicchio, però dopo ne mancherebbero ancora, quindi insomma, ecco, tanto poi alla fine non è che si veda. Allora adesso vi faccio vedere fare un aumento. Quindi entro 2 volte faccio 2 mezze maglie alte nella stessa maglia di base sottostante. Tutto qua. Questo è l'aumento, quindi andrete a distribuire 12 aumenti su tutta la mantella e ci ritroviamo alla fine del giro per proseguire con il bordo. Sono alla fine del primo giro del bordo. Ho distribuito i 12 aumenti per tutto il giro. Ora faccio l'ultima mezza maglia alta nella terza catenella del giro precedente che sostituiva la maglia alta. Giriamo il lavoro. Ora andremo a fare un secondo giro di bordo, tutto di maglie alte, una maglia alta su, semplicemente una maglia alta sopra ogni maglia alta sottostante. La prima la sostituiamo da 3 catenelle, 1, 2 e 3, e cominciamo il nostro giro. Questa è la prima, andiamo qui inserendo una maglia alta sopra ogni maglia alta del giro sottostante, cioè scusate, sopra
ogni mezza maglia alta del giro sottostante, quindi farete tutto il giro di maglie alte senza nessun aumento. Ci troviamo alla fine del giro. Sono arrivata alla fine del secondo giro del bordo. Ho finito con l'ultima maglia alta sull'ultima maglia, la mezza maglia alta del giro precedente. Adesso, prima di proseguire con il bordo, faremo un giro intorno a tutta la mantella per rifinire i lati e lo scollo della mantella. Poi avevo pensato di mettere 2 bottoncini carini di legno, vedete, sono molto carini, riesco a capire. Sono molto carini, sono di legno ma con questo fiorellino sono anche eleganti. Quindi andremo durante la lavorazione di questo contorno andremo ad inserire delle catenelle che faranno da asola per i bottoni. Quindi vedete, adesso io sono sul fianco della mantella, mi alzo con 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia bassa. Nell'ultima maglia alta lateralmente andiamo a fare, non entrando tra una maglia e l'altra, ma proprio cercando di entrare dentro nelle fibre della maglia alta, andiamo a fare 2 maglie basse, altre 2 maglie basse, così. Ora proseguiamo facendo 2 maglie basse in ogni foro che troviamo. Questi sono i fori laterali che erano praticamente i punti a V finali dell'aumento. In ogni di questi fori andiamo a fare 2 maglie basse, quindi una e 2. Passiamo all'altro foro, una, lasciamo magari un po' la mano morbida, 2, e regoliamoci un po' perché deve risultare né non troppo stretto questo giro e nemmeno che faccia le onde. Per me 2 vanno benissimo perché il lavoro risulta lineare, quindi io continuo con 2 maglie basse in ogni foro del punto V che trovo fino arrivo qui allo scollo. Quando arriviamo qui all'ultimo foro che è quello dello scollo, vi faccio vedere come fare l'aumento per girare. Sono arrivata sull'angolo che corrisponde all'inizio dello scollo. Vedete, vi volevo far vedere come risulta, che è lineare, non fa difetti. Quando siamo all'ultimo foro, che però è ad angolo, in questo caso qui entriamo dove c'è la giuntura, c'è un foro, e facciamo una maglia bassa. Entriamo nell'angolo, in questo angolo, e facciamo 2 maglie basse. Circa sulla metà dell'angolo entriamo nella catenella e facciamo altre 2 maglie basse, una e 2. Ancora entrando nell'angolo, altre 2 maglie basse. Ora entriamo nel foro successivo e facciamo altre 2 maglie basse in ogni foro che troviamo, 2, quindi 2 nel prossimo e 2 nel prossimo.
maglie basse. Questo è come si presenta l'angolo. Dove troviamo il punto V rovesciato, entriamo nel punto V e facciamo una maglia bassa, una soltanto, e poi passiamo negli altri spazi e facciamo 2 maglie basse, 2 maglie basse, nel prossimo 2 maglie basse, nel punto V rovesciato una maglia bassa. Ecco, arriviamo, vedete che come risulta, non fa difetto. Adesso arriviamo fino all'altra parte alla fine dello scollo e vi faccio vedere come fare. Siamo all'ultimo punto V dello scollo, entriamo e facciamo 2 maglie basse, 1 e 2. Io qua nel mio caso ho il filo d'inizio, posso lavorarlo insieme alla maglia. Nella catenella centrale 2 maglie basse, entrando nella catenella, un po', ci vuole un po' di pazienza, ecco, altre 2 maglie basse girando lateralmente, quindi una, vedete che io sto lavorando insieme il filo d'inizio, così lo nascondo, e 2, una maglia bassa nella giuntura qui che si trova proprio un buchino, qui si trova un buchino, una maglia bassa, e ora proseguiamo. Anche questo è l'altro lato della mantella, facendo le 2 maglie basse in ogni foro che troviamo. Ci troviamo qui in fondo per proseguire. Vi voglio far vedere come risulta l'angolo, che non ha difetti. Adesso proseguo, mi prendo anche questo filo che era quello dell'inizio del giro e me lo prendo, me lo lavoro insieme, così lo nascondo. Quindi io proseguo 2 maglie basse ogni foro, 1 e 2. Sono alla fine del giro, sono entrata 2 volte nell'ultimo foro e ho fatto 2 maglie basse. Ora andiamo a fare una maglia bassa sulla riga delle mezze maglie alte e 2 maglie alte entrando tra le fibre delle catenelle che sostituivano la prima maglia alta del giro, una e una, 2. Ecco qua, così risulta il lavoro, vedete che è regolare. Ora andiamo a girare il lavoro e torniamo indietro con un altro giro di maglie basse, facendo gli aumenti negli angoli per girare. Quindi ora mi alzo con 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia bassa e comincio a fare maglia bassa su maglia bassa, maglia bassa su maglia bassa. E arrivo fino all'angolo dello scollo qua, e poi vi farò vedere perché qua ci saranno da fare degli altri aumenti. Volevo farvi vedere come viene l'angolo,
lavorato, adesso proseguiamo. Sono arrivata all'angolo dello scollo, manterrò le maglie basse sulle maglie basse, però qui dove c'è l'angolo andrò a fare l'aumento, quindi invece di una ne farò 2 maglie basse nello stesso punto di base. Andiamo avanti, quindi 1, 2, e qui andrò a fare 2 maglie basse nello stesso punto di base e poi proseguirò maglia bassa su maglia bassa e arriviamo all'altro angolo dello scollo. Vi faccio vedere per fare l'asola, vi faccio vedere l'angolo col secondo giro come viene. E volevo dire che le asole vanno fatte sulla parte destra della mantella, perché la lacciatura femminile si allaccia con la parte destra sulla parte sinistra dove va attaccato il bottone. Siamo nell'altro angolo dello scollo, quindi facciamo l'aumento. La prima lavoriamo semplice, la seconda anche, nella terza maglia facciamo l'aumento e quindi facciamo 2 maglie basse. Ora giriamo un po' il lavoro, finiamo dall'altro lato l'angolo. Ora il bottone, nel mio caso è un bottone abbastanza largo, necessita di 3 catenelle per l'asola. Dove verrà messo il bottone? Il bottone verrà messo in una posizione in cui raggiungerà quasi il bordo, quindi calcolando che devo fare un altro giro nel ritorno, io andrò a farlo proprio, andrò a fare l'asola in questa posizione in modo che il bottone si presenti in questa posizione. Ora faccio una prova per vedere quante catenelle mi servono. Quindi da qui dove io ho fatto l'aumento provo a fare 3 catenelle, secondo me, vediamo, e vado a fare una maglia bassa esattamente su quella maglia bassa che noi avevamo fatto in quel buchino che vi avevo detto prima. Comunque salto 2 maglie, nella terza proviamo, facciamo una maglia bassa, vado avanti a fare qualche maglia bassa, poi vedo se, perché adesso voi non so, magari non avete la dimensione del mio bottone, quindi bisogna fare delle prove. Ora vado a vedere se il mio bottone, ecco, in questo caso è un po' largo, è meglio stringere l'asola, quindi io adesso desfo fino alla catenella e faccio invece di 3 2 catenelle e vado sempre però a saltare 2 maglie sottostanti nella terza, che corrisponde a quella della maglia bassa che avevamo fatto con questo forellino. Andiamo a fare la nostra maglia bassa e proseguiamo con una maglia bassa su ogni maglia bassa sottostante. Ora faccio di nuovo la prova. Questo è il foro, va bene, e adesso va bene, quindi adesso io proseguo facendo maglia bassa su maglia bassa sottostante fino qua in fondo. Quando siamo in questa posizione qui, prima del bordo, vi faccio vedere come finire. Quindi andiamo avanti, maglia bassa su maglia bassa, bassa su maglia bassa, questo è l'angolo con la catenella,
Sono alla fine del giro, mi rimangono 2 maglie basse, quindi faccio 2 maglie basse sulle maglie basse e una maglia bassa sulle catenelle di inizio che avevano sostituito la prima maglia bassa. Ecco. Ora giriamo ancora il lavoro, facciamo il terzo e ultimo giro di bordo laterale. Allora, adesso mi alzo con una sola catenella e vado a fare maglia bassa su maglia bassa fino arriviamo fino alle 2 catenelle. Praticamente vi fermate qui sull'ultima maglia bassa prima delle 2 catenelle, maglia bassa su maglia bassa. Vi faccio vedere l'angolo come risulta e andiamo avanti. Sono arrivata sull'ultima maglia bassa prima delle 2 catenelle, dove ci sono le 2 catenelle entro nel foro e faccio 2 maglie basse. Questa è l'asola, vedete? Le asole si fanno così. Ritorno sul mio bordo. Nella maglia seguente faccio 2 maglie basse nello stesso punto, che sarebbe l'aumento per girare. Adesso vediamo se è sufficiente, quindi continuiamo facendo maglia bassa su maglia bassa e vediamo se è sufficiente per girare, altrimenti ne mettiamo un'altra. Allora facciamo un pezzettino per vedere, per capire se tira il lavoro. Adesso guardiamo, io direi che va bene. Qui c'è la nostra asola dove verrà inserito il bottone. Allora adesso proseguiamo fino all'altro angolo dello scollo, una maglia bassa su ogni maglia bassa sottostante. Sono arrivata sull'angolo, sull'altro angolo, faccio 2 maglie basse sulle 2 maglie basse sottostanti, 2 maglie nello stesso punto di base per fare l'aumento, per girare, e proseguiamo con maglia bassa su ogni maglia bassa sottostante. Adesso ne facciamo un po', fino alla fine del lato della mantella. Vedete che gira praticamente. Adesso noi arriviamo qui. Quando saremo qui proseguiremo facendo il bordo e volevo dirvi che io ho messo un bottone, ecco qui come risulta la bordatura. Ho messo un bottone particolare, un po' romantico in legno, però chi volesse è molto bello anche un bottone gioiello, quindi fate la vostra prova con le catenelle e vedete quante catenelle, anche un bottone di dimensioni grosse. Importante che fate la prova per vedere l'asola di quante catenelle deve essere. Sono arrivata al terzo giro di contorno della mantellina. Ora il contorno l'abbiamo finito. Da qua partiamo in questo senso e facciamo il bordo del fondo della mantellina. Quindi dobbiamo suddividere le nostre maglie alte che avevamo dell'ultimo giro per formare i motivi. Allora si partirà con un mezzo motivo e si terminerà il giro del fondo della mantellina con un mezzo motivo, poi ci saranno i motivi interi. Adesso quindi io mi alzo con una catenella che sostituisce una maglia bassa, 4 catenelle che fa 5 in totale, 4, salto 2 maglie di base,
e vado dunque sulla prima maglia alta e faccio una maglia bassa, 4 catenelle, 2 3 4, salto 2 maglie di base, una e 2, sulla terza maglia bassa, 4 catenelle di separazione, 3 4, salto 2 maglie di base, una 2, sulla terza maglia bassa, 4 catenelle di separazione, 3 e 4, salto 2 maglie di base nella terza maglia bassa. Questo è un mezzo motivo che ci sarà all'inizio e alla fine del giro e sono 4 archetti. Ora facciamo 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7, salto 5 maglie di base nella sesta maglia bassa, 1 2 3 4 5 nella sesta maglia bassa. Ora riprendiamo a fare gli archetti, però mentre all'inizio e alla fine è un mezzo motivo, ne ho 4, qui c'è il motivo della punta, tra un motivo della punta e l'altra punta ci saranno 6 di questi archetti e altri 4 alla fine del giro. Quindi adesso andiamo a fare i nostri 6 archetti, 1 2 3 4 catenelle, saltiamo 2 maglie di base nella terza maglia bassa, 1 2 3 4, saltiamo 2 maglie di base nella terza maglia bassa, 1 2 3 4, saltiamo 2 maglie di base nella terza maglia bassa, 1 2 3 4, saltiamo 2 maglie di base nella terza maglia bassa, 1 2 3 4, saltiamo 2 maglie di base nella terza maglia bassa, 1 2 3 4 5, facciamo l'ultimo, 1 2 3 4 catenelle, saltiamo 2 maglie di base nella terza maglia bassa. Ora facciamo la punta, quindi 7 catenelle, 1 2 3 4 5 6 e 7, saltiamo 5 maglie, 1 2 3 4 5 nella sesta maglia bassa. Riprendiamo con i 6 archetti di 4 catenelle e poi ancora l'archetto di 7 catenelle. Arriviamo fino circa alla fine del giro, quando siete arrivati circa a tanto, non so, 10-12 centimetri prima della fine del giro, vi fermate che vi faccio vedere a finire la distribuzione dei motivi. Ho fatto l'ultimo arco di 7 catenelle saltando 5 maglie di base. Ora devo fare i 4 archetti, invece di fare i 6 che c'è tra una punta e l'altra, facciamo i 4 archetti di circa mezzo motivo, quindi 1 2 3 4, salto 2 maglie di base nella prossima maglia bassa, 1 2 3 4, salto 2 maglie di base nella prossima maglia bassa, 1 2 3 4, salto 2 maglie di base maglia bassa, l'ultimo archetto di 4 andiamo a fare 2 catenelle, carico il filo,
punto nell'ultima maglia del giro e faccio una maglia alta, perché adesso quando noi giriamo il lavoro dobbiamo iniziare il giro, dobbiamo praticamente ridurre i 4 archi a 3, quindi partiamo da metà dell'arco. Secondo giro di punto traforato, ho girato il mio lavoro, ora entro nell'arco e faccio una maglia bassa, 4 catenelle, 1 2 3 4, maglia bassa nell'arco successivo, 1 2 3 4, maglia bassa nell'arco successivo, 1 2 3 4, maglia bassa nell'arco successivo. Ora troviamo l'arco di 7 catenelle, quello grosso. Cosa facciamo? Da qui carico il filo, entriamo direttamente nell'arco di 7 catenelle e facciamo 6 maglie alte, 1 2 3 4 5 e 6, 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, ritorno nell'arco di 7 catenelle e faccio altre 6 maglie alte, una, imposto un po' la videocamera, 2 3 4 5 e 6. Cominciamo a dare la forma alla punta. Da qui andiamo a fare una maglia bassa direttamente nel primo arco di 4 catenelle che troviamo di seguito. 4 catenelle, 1 2 3 4, maglia bassa nell'arco successivo, 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 1 2 3 4, nell'ultimo arco ci fermiamo con una maglia bassa e da qui passiamo direttamente alla catenella di 7 maglie, facendo 6 maglie alte, 5 catenelle e 6 maglie alte dentro questo arco grande. Quindi 2 3 4 5 6 maglie alte, 5 catenelle, 1 2 3 4 5 e altre 6 maglie alte, 1 2 3 4 5 e 6
e da qui ci colleghiamo direttamente con una maglia bassa all'arco successivo e ripetiamo 4 catenelle, una maglia bassa nell'arco successivo e così via. E si vengono praticamente a formare le punte del bordo e viene diminuito di un archetto. Infatti adesso troviamo 5 archetti, 2, 4 e 5 invece di 6 tra una punta e l'altra. Questo è il secondo giro del punto traforato che formerà queste bellissime punte, e poi dopo finiremo il giro con i 3 archetti. Dopo comunque alla fine vi faccio vedere. Siamo arrivati al secondo giro del bordo traforato. Gli archi andranno diminuendo giro dopo giro. Ora ho 2 archi, l'ultimo, faccio 2 catenelle, carico il filo e vado a fare una maglia alta sulla terza catenella che sostituiva la maglia alta del giro sottostante, e mi ritrovo così, invece che erano 4 archetti, me ne trovo adesso 3. Giriamo il lavoro e iniziamo il terzo giro del bordo traforato. Ora andiamo a diminuire ancora di un arco, quindi entro in questo arco, faccio una maglia bassa direttamente, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, maglia alta nell'arco successivo, maglia bassa nell'arco successivo, scusate, maglia bassa, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, maglia bassa nell'arco successivo. Ora da 3 siamo passati a 2 archi per il mezzo motivo d'inizio. Da qui facciamo altre 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Spostiamo un po' la telecamera, ecco qua, e andiamo a lavorare direttamente in questo arco che c'è sulla punta. Dentro questo arco facciamo 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e altre 4 maglie alte nello stesso arco, quindi 1, 2, 3 e 4. 4 catenelle, 3 e 4, maglia bassa nel primo arco che incontriamo, questo, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, maglia bassa nell'arco successivo, 4 catenelle, 2, 3, 4, maglia bassa nell'arco successivo, 1, 2, 3, 4, maglia bassa nell'arco successivo, 1, 2, 3, 4, maglia bassa nell'arco successivo. Ora gli archi da 5 del giro sottostante sono diventati 4, 1, 2, 3, 4. Ora facciamo le 4 catenelle, andiamo a lavorare sulla punta, 1, 2, 3 e 4. Carico il filo, vado sull'arco
dentro l'arco della punta e faccio 4 maglie alte, 5 catenelle e 4 maglie alte, quindi 2, 3, 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, ancora 4 maglie alte nello stesso arco della punta del nostro motivo, quindi 1, 2, 3 e 4. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. E adesso riprendiamo a fare i nostri archi, quindi facciamo una maglia bassa nel primo arco che incontriamo e andiamo avanti con questa lavorazione per tutto il giro. Vedete che si stanno creando delle belle punte, e quando siamo alla fine vi faccio vedere a terminare il giro del mezzo motivo. Siamo alla fine del terzo giro del bordo traforato. Faccio 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado a fare una maglia alta nella terza catenella sottostante del giro precedente. Ho girato il lavoro, ora iniziamo con il quarto giro traforato del bordo. Mi alzo con 4 catenelle e vado a fare una maglia bassa nell'arco successivo. Andiamo sempre a diminuire di un arco. Ora facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Andiamo a ripetere il motivo nella punta uguale al motivo che abbiamo fatto nel giro precedente, quindi facciamo 4 maglie alte nell'arco, 1, 2, 3, 4, vedete siamo sulla punta, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e altre 4 maglie alte sempre nello stesso arco della punta grande, 1, 2, 3 e 4. Cinque catenelle, 2, 3, 4 e 5. Ora andiamo a diminuire di un altro arco gli archi centrali tra una punta e l'altra, quindi mi attacco con una maglia bassa nel primo arco che trovo, non questo è l'archetto, quello rotondo, 4 catenelle, 3, 4, maglia bassa nell'arco successivo, 4 catenelle, 2, 3, 4, maglia bassa nell'arco successivo, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, maglia bassa nell'arco successivo. Ora abbiamo diminuito di un altro arco, sotto il giro precedente erano 4, ora siamo a 3 e riprendiamo a lavorare sulla punta, quindi 5 catenelle, 2, 3, 4, 5 e andiamo a fare il nostro motivo nell'arco della punta.
le nostre 4 maglie alte, 5 catenelle e 4 maglie alte sempre nello stesso arco della punta alta. Quindi 2, 3, 4 maglie alte, 5 catenelle, 2, 3, 4, 5 e altre 4 maglie alte nello stesso arco. 2, 3 e 4. 5 catenelle, 2, 3, 4 e 5 e ritorniamo sui nostri archi piccoli per diminuire di 1, quindi una maglia bassa nel primo arco e così via. Ecco, lavorate fino alla fine del giro in questo modo, ci ritroviamo alla fine per chiudere. Siamo alla fine del quarto giro del bordo traforato. Faccio l'ultimo archetto in questo modo, 2 catenelle, carico il filo, entro nella terza catenella del giro sottostante e faccio una maglia alta. Ora giriamo il lavoro, andiamo a fare il quinto ed ultimo giro del bordo traforato della nostra cappa. Allora, qui non mi è rimasto più neanche un arco perché siamo andati diminuendo, quindi cosa faccio? Faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, una che fa 6, che avrebbe sostituito la maglia bassa, la prima maglia bassa. Vado a lavorare 4 maglie alte sulle 4 maglie alte della punta, quindi carico il filo e vado a fare le 4 maglie alte. Una maglia alta su maglia alta, 2, 3 e 4. Ora vado a fare altre 4 maglie alte dentro nella punta, ripetiamo il motivo sotto, quindi 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Ora facciamo sulla punta un pippiolino, quindi 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, inseriamo sulla base dell'ultima maglia alta l'uncinetto e usciamo e facciamo una maglia bassa e chiudiamo il pippiolino. Poi altre 4 maglie alte dentro all'arco sottostante della punta, 1, 2, 3, 3 e 4, 4 maglie alte sulle 4 maglie alte sottostanti, una su ogni maglia, 1, 2, 3 e 4, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ora, nei 3 archi che sono rimasti tra una punta e l'altra, 1, 2 e 3,
andiamo a fare 3 maglie alte triple chiuse insieme e uniamo i 3 archi. Allora carico il filo, 1 2 3, entro nel primo arco, chiudo di 2, chiudo di 2, chiudo di 2 e lascio sull'uncinetto. Di nuovo 3 volte il filo sull'uncinetto, entro nel secondo archetto, chiudo di 2, chiudo di 2, chiudo di 2 e lascio 3 volte il filo sull'uncinetto, entro nel terzo archetto, chiudo di 2, chiudo di 2, chiudo di 2 e lascio. Ora chiudo tutto insieme. Ecco qua. Ora 6 catenelle di separazione, 1 2 3 4 5 6 e ripeto la mia punta, 4 maglie alte sulle 4 maglie alte, 4 maglie alte dentro l'arco, un pippiolino chiuso con una maglia bassa, 4 maglie alte nell'arco, 4 maglie alte sopra le 4 maglie alte. Quando siamo alla fine del giro, fatte le mie 6 catenelle, chiuderò, faccio vedere da questa parte, con una maglia bassa, mi troverò su questo qua, farò le 6 catenelle, mi chiuderò dentro a questo ultimo arco che mi è restato piccolino con una maglia bassa. Quindi poi la mantella, il bordo è terminato, mi rimarrà solamente da attaccare il bottone. L'asola l'abbiamo già ricavata durante la finitura facendo il bordino. Non mi resterà che vedere, capire, queste sono le due parti, la posizione giusta, qui c'è l'asola, dove cucire il bottone in questo modo, no? Sovrapponendo, e la mia mantella è finita. Ricordatevi che la parte dell'asola è la parte sulla vostra destra che va sul bottone cucito sulla sinistra, la parte femminile. Le camicie femminili sono chiuse con la parte della destra che chiude sul bottone a sinistra. Io spero che anche questo lavoro vi sia piaciuto. Se avete avuto difficoltà nella lavorazione, nella comprensione del tutorial, fatemelo sapere, perché io sono all'inizio e ho piacere se ci siano delle incomprensioni, aiutarvi e risolvere e migliorare. Se vi è piaciuta questa cosettina simpatica, potete iscrivervi, cliccare la campanella e mi darete la possibilità di fare crescere il canale, perché questi tutorial sono tutti gratuiti e io continuerò a proporvi dei lavori simpatici. E mi è rimasta della lana sia sfumata che tinta unita. Ora vedo se mi sento di fare anche un cappello, un cappellino, come ho fatto per il poncio Rosita, di fare un completo. Vi ringrazio tanto. Ora proseguo anche con la stola argento contemporaneo. Grazie mille, arrivederci. Ciao a tutti.